Biancaneve. Tanto tempo fa, in un regno molto lontano, viveva un bellissimo principe. Era molto triste perché la sua bellissima moglie morì lasciandogli una piccola bambina. Le sue labbra erano rosse come il sangue, i suoi capelli neri come l'ebano e la sua pelle bianca come la neve. Così la chiamò Biancaneve. Gli anni passarono e una bellissima donna venne a vivere nel regno. Il re la sposò e Biancaneve ebbe così una nuova madre. Quello che non sapeva né Biancaneve né il re era che la nuova regina era molto cattiva e molto vanitosa. Ogni mattina la cattiva regina chiedeva allo specchio: «Specchio, oh specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?» E lo specchio rispondeva: «Fra tutte le dame vicine e lontane, sei tu la più bella del reame». Anche se Biancaneve era una principessa, la regina cattiva la faceva lavorare tutto il giorno: cucinare, pulire, mantenere il giardino del castello. Un giorno, un principe che stava passando vicino al castello la vide e si fermò a parlare con la principessa. «Salve, bellissima signorina», disse, e fu subito colpito dalla sua bellezza. Nessuno di loro due sapeva che la cattiva regina li stava guardando. «Posso aiutarla?» «Gentile signore, penso che questo non piacerebbe alla regina». E proprio in quel momento la cattiva regina strillò: «Biancaneve, vieni qui subito! È ora di pettinare i miei capelli!» «Scusami, devo andare», disse Biancaneve, e così se ne andò, lasciando il principe da solo ad ammirare la sua bellezza. Più tardi quel giorno la cattiva regina fece la solita domanda allo specchio: «Specchio, oh specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?» Ma questa volta lo specchio rispose: «Bella, tu sei bella, oh mia regina, ma un'altra in questo regno c'è, assai più bella di te. Ha la bocca di rosa e ad ebano i capelli, e la pelle è color di neve, è Biancaneve. Ordinerò ai miei cacciatori di portarla nella foresta e mi farò riportare il suo cuore, così saprò che mi hanno obbedito». Il povero cacciatore portò così Biancaneve nella foresta. «Penso di sapere perché mi hai portato qui», lei disse. E il cacciatore rispose: «Non avere paura, Biancaneve, non ti farei mai del male, ma la regina è molto malvagia e devi correre lontano nella foresta senza voltarti indietro». Il buon cacciatore diede il cuore di un cervo alla regina, facendo finta che quello era il cuore di Biancaneve. «Ottimo lavoro! Sono così contenta e ora finalmente sono di nuovo la più bella di tutte. Che sollievo!» Nel frattempo, Biancaneve, stanca di camminare, vide una piccola casetta di legno. La porta era socchiusa, quindi decise di entrare. «Salve, c'è qualcuno in casa?» Dentro la casa c'erano 7 piccole sedie e un piccolo tavolo. «Oh, ma qui sembra che vivano 7 piccole persone!» E così era. Proprio in quel momento entrarono 7 nani. I loro nomi erano Dotto, Brontolo, Pisolo, Mammolo, Gongolo, Eolo, Cucciolo. «Oh, ma cosa porta una ragazza così carina nella nostra modesta casa?» disse Cucciolo. «Scusate, non ho un posto per dormire. La mia cattiva matrigna mi ha cacciato dal castello. Se mi permettete di alloggiare qui da voi, mi prenderò cura con molto piacere della casa e di voi».
prendersi cura di noi. È un'ottima idea! E tutti i nani saltarono di gioia. Nel frattempo, la cattiva regina non parlava con il suo specchio magico già da un po' e gli chiese di nuovo: specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Donna più bella nel castello non c'è, ma nella foresta vive una ragazza assai più bella di te. Che cosa? Ah? Come sarebbe a dire, ma non è che Biancaneve sia ancora viva? La regina era furiosa, quindi pianificò un piano malvagio. Vestita da vecchia signora, arrivò alla piccola casetta di legno dei nani, tenendo in mano una brillante mela rossa. Buongiorno, cara ragazza. Potresti aiutare questa povera vecchina e comprare questa mela gustosa e freschissima? Biancaneve sentì pietà per la povera vecchietta. Sì, certo che la prendo. Farò un buon dolcetto per i miei amici, con un po' di tè. No, la mangerai adesso, mia carissima, e ti porterà buona fortuna. Oh no, mi sento così debole. E detto questo cadde per terra. La regina cattiva si tolse la maschera e disse: non ti senti solo debole, mia cara, ma sei piombata in un sonno eterno. E di nuovo sono io, la più bella del reame. I nani non riuscirono a risvegliare Biancaneve e decisero di farle un letto di fiori sotto gli alberi. Ogni sera andavano sotto l'albero e speravano che un giorno la giovane fanciulla si sarebbe risvegliata. In una bella giornata un principe passò nella foresta. Era lo stesso principe che aveva visto Biancaneve nei giardini del palazzo. Scese dal suo cavallo e disse: ma questa è la stessa ragazza che ho visto nei giardini del castello. È ancora bellissima. Subito si abbassò e la baciò. D'improvviso Biancaneve si svegliò. Oh, buongiorno. Scusa, disse il principe, ma eri così bella. Grazie per avermi baciata. Senza il tuo bacio magico avrei dormito per sempre. Proprio in quel momento i nani tornarono a casa. Saltarono dalla gioia quando videro Biancaneve sveglia. Urrà! Evviva! Sì, evviva! 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 Nel frattempo, nel castello la regina faceva la solita domanda allo specchio. Specchio, oh specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Per me la più bella siete sempre voi, maestà. Ma Biancaneve si è svegliata e la più bella lei è e sarà. No, no, no! Strillava la regina. Così prese lo specchio e lo buttò per terra. Lo specchio si ruppe in mille e mille pezzettini piccoli, ma la voce dal nulla disse: chi rompe lo specchio fa un errore di sicuro. Da oggi, regina, prendi il mio posto nel muro. E così la regina rimase incastrata dentro il telaio dello specchio per sempre. Nel frattempo il principe e Biancaneve ritornarono al castello e incontrarono il re. Biancaneve, mi avevano detto che eri scappata. Biancaneve e il principe si sposarono e tutti i 7 nani vennero al matrimonio, saltando dalla gioia. Urrà! Urrà! Evviva! Evviva! Viva!